Buongiorno amaro e bitter lovers, oggi parleremo della differenza fra amari e bitter. Intanto mi presento, io sono Pier Cesare, il vostro master distiller e sono qui sui campi dell'azienda agricola Shine Moonshine, in questo caso nello spaccio e non nel laboratorio, perché oggi prendo spunto da una conversazione avuta su Instagram con un barista italiano che si chiama Flavio Angiolillo, per quanto riguarda la differenza fra amari e bitter. In questo video che lui ha fatto su Instagram, in questo short, lui spiegava che non c'era differenza fra amaro e bitter e che anche un bitter si poteva bere tranquillamente e degustare anche dopo pasto come se fosse un amaro. In questa sua semplificazione c'è una grande verità. Oggi non esiste differenza fra amari e bitter e vi andrò a spiegare il perché. Prima di tutto il disciplinare, quindi il regolamento della Commissione Europea che disciplina quelle che sono le denominazioni delle bevande spiritose, così lo chiamano, in cui entra il gin, in cui entra tutto quello che noi andiamo a bere di alcolico, prende in considerazione l'amaro e il bitter come se fossero la stessa cosa. Quindi dice sono due bevande, quindi il nome può essere alternativo, amaro o bitter. In questo caso il regolamento prende in considerazione la tutela del consumatore e la tutela delle bevande tipiche e quindi quello che si può andare a scrivere in etichette. Tanto prendiamo il nostro amaro Surus, dice che la bevanda amaro e bitter deve avere una prevalenza di gusto amaro, naturalmente non spiegando quanto amaro debba essere, e qui a seconda quindi dei gusti. Quindi io sul mio Surus potrei scrivere anche bitter, ma quindi un amaro potrebbe essere un bitter, quindi utilizzato all'interno della miscelazione negli aperitivi. Qui abbiamo la nostra tonica e proveremo a fare un aperitivo con il nostro amaro. E dall'altra parte un bitter può essere utilizzato e bevuto dopo pasto per degustazione, quindi senza che questo sia utilizzato in miscelazione. Quindi sono veramente così alternativi? Sono veramente la stessa cosa? Ebbene sì, in questa semplificazione, diciamo, che si portava in questo video, è stata detta una grande verità. Oggi, quindi, Flavio spiegava che l'amaro e il bitter sono dei macerati di erbe aromatiche a cui viene aggiunto, naturalmente, acqua, alcol e alla fine zucchero e vengono entrambi colorati. Ebbene sì. Anche l'amaro, qui vediamo il nostro Surus, questo non è stata aggiunta nessuna colorazione perché in realtà quando uno fa un'infusione di erbe aromatiche queste rilasciano, soprattutto in un prodotto ricco di radici come può essere un bitter, dove troviamo genziana, dove troviamo angelica, dove troviamo anche la parte di arancia amaro, quando, e vi farò vedere un amaro che io sto facendo di là in laboratorio, quando facciamo questa infusione in alcol, il colore dell'amaro prende un colore diciamo marroncino. Quindi questo è più tendente al rosso perché noi abbiamo inserito delle rose, abbiamo inserito delle bacche tipiche qua, che è il prugnolo della provincia di Piacenza, che sono un colore prevalentemente rosso, ma diciamo che un amaro d'erbe in infusione naturale, il colore sarebbe questo. E provate a colorarlo, quindi non ci sarebbe nessun motivo per colorarlo di marrone, perché lui è già marrone naturalmente, ma provate a colorarlo di rosso per farlo diventare un bitter. Quindi vuol dire che almeno diciamo nel passato c'era una differenza nella produzione, mentre il disciplinare non ci dice nient'altro che devono essere tutti e due prodotti con una tendenza amara, più o meno amara a seconda dei gusti. Non ci danno un minimo di zucchero perché quella è una cavolata che sto leggendo su internet, nel disciplinare non c'è scritto niente per quanto riguarda lo zucchero, parlano dei liquori che devono avere un minimo di zucchero, ma non parlano dell'amaro che devono avere un massimo di zucchero. Anzi, sempre nel disciplinare indicano che un liquore, quindi un prodotto con un alto contenuto di zucchero, potrebbe tranquillamente avere in etichetta il nome amaro o bitter. Quindi, partendo da questa confusione gigantesca che vi ho fatto, qual è la differenza? Oggi nessuna, perché a livello industriale si lavora per fare un bitter e per fare un amaro nello stesso modo. Quindi per avere meno costi di produzione, per avere un prodotto che sia più
facile, quindi con un costo più basso da portare al grande pubblico, gli amari e i bitter vengono fatti prendendo dell'alcol neutro, aromatizzandolo, normalmente non più con le erbe aromatiche, perché come abbiamo visto altrimenti gli darebbero un colore già ambrato, e poi andandoli a colorare successivamente. L'amaro sarà colorato di marrone, il bitter sarà colorato, diciamo, come nella tradizione, di rosso. Ma possiamo avere un bitter che non sia rosso? Certamente, ma a livello percettivo, quindi a livello della percezione del cliente, un bitter che non è rosso non è un bitter, o comunque farebbero fatica a vederlo come un bitter. Il nostro amaro è un amaro che assomiglia più a un bitter, quindi la vera differenza quale può essere? Potrebbe essere nella quantità di zucchero che c'è all'interno, per il semplice fatto che oggi gli amari hanno quantità di zucchero molto molto alte, anche sopra i 200 grammi al litro, quindi sono molto più vicini a essere un amaro barra liquore, mentre il bitter, che viene utilizzato in miscelazione, ha un contenuto di zucchero che può andare da 0, come il Campari, o avere magari un 20, 30, 40%, 50%, in alcuni casi per alcuni bitter, diciamo come può essere l'Aperol. Perché questa differenza nello zucchero? Perché siamo abituati a bere gli amari cremosi e questa cremosità ci viene data dalla quantità di zucchero che c'è all'interno, è un po' quindi il palato del cliente richiede questa cremosità, lo zucchero comunque esalta i sapori, oltre a amalgamare bene una volta le erbe aromatiche, adesso queste non ci sono più dentro, e invece nel bitter avere una quantità di zucchero alta dà un problema in miscelazione, perché come dico sempre, il barista lo zucchero ce lo può aggiungere, ma non ce lo può togliere. Quindi se io prendo il mio amaro e mi voglio fare un aperitivo mettendo una tonica che comunque ha già un buon contenuto di zucchero all'interno, se questo amaro avesse 200 e passa grammi di zucchero a litro, avrei un aperitivo troppo dolce e probabilmente non più dissetante. Quindi diciamo che il bitter è meno zuccherato o assolutamente non è zuccherato, l'amaro. Normalmente quelli commerciali hanno un alto contenuto di zucchero, tranne il Petrus invece, o alcuni amari, ma soprattutto più artigianali, che invece hanno una sensazione di dolce data dalle erbe aromatiche e non viene aggiunto nessun zucchero. Quindi normalmente troviamo, e questo è il mio aperitivo, buonissimo, quindi vi ho fatto vedere che con un amaro come il nostro, che ha solamente 60 grammi di miele all'interno, si può tranquillamente fare un aperitivo, qui mancherebbe una bella fetta di arancio, e utilizzarlo in miscelazione. Potrebbe essere chiamato tranquillamente anche bitter. Mentre un amaro, diciamo, commerciale che ha 250 grammi con una tonica sarebbe troppo dolce, non sarebbe più disinfettante. Ma quindi, se abbiamo visto che oggi forse la differenza fra amaro e bitter è dato solamente dal contenuto di zucchero, perché uno, come dopo pasto, il cliente vuole sentire bello cremoso, bello morbido, e l'altro invece nei cocktail, quindi deve avere meno zucchero perché diventa poi un problema se si miscela con altre bevande zuccherate, vediamo che la differenza in passato nella produzione era assolutamente importante. Quindi un vero amaro che sia un amaro d'erbe e quindi che sia ancora digestivo, perché se io produco un amaro con dei colati che poi coloro, non solo che c'è il colorante, ma comunque tutti i principi attivi, le erbe aromatiche, e soprattutto oggi l'essenza romana non si usa più all'interno, si usano degli amaricanti artificiali, naturalmente tutto questi principi che davano l'essenza romano, quindi stomatico digestivo, che facilitavano la digestione, ma non solo, anche la secrezione dei succhi gastrici per l'inappetenza, diciamo, alimentare, per avere qualcosa che ti stimolasse l'appetito, oggi gli amari che beviamo assolutamente, e che beviamo dopo pasto per digerire non sono più digestivi, almeno gli amari industriali, perché non hanno dentro le erbe aromatiche che da un lato sono un problema perché vanno dosate bene, perché hanno dei principi attivi, ma che avevano il compito di rendere digestivo l'amaro. Ne va mai capitato che dopo aver bevuto un amaro dopo pasto, al posto di sentirvi bella pulita la bocca e di aver digerito, viene voglia di bere un sacco di acqua, semplicemente perché vi siete messi in bocca una quantità di zucchero altissima, che spesso e volentieri insieme all'alcol vi blocca la digestione e non vi fa digerire. Quindi un vero amaro
Quindi un amaro che faccia anche funzione di digestivo deve essere fatto con le erbe aromatiche in infusione e non con gli alcolati. Quindi la produzione di un amaro storico era un'infusione di erbe aromatiche in alcol che poi veniva filtrata per dargli un colore più trasparente e veniva imbottigliata. Ripeto che se abbiamo fatto bene la nostra miscela di erbe, il colore, e possiamo usare delle bacche tintorie, tipo la rogna, il prugnolo, il pero corvino che dà un colore rosso, ma così ce ne sono tante, il sambuco, le bacche di sambuco, ci sono tante bacche che ci possono dare un colore come questo, lo si invecchia, il nostro viene invecchiato 6 mesi in botte e abbiamo un colore stupendo, assolutamente da guardare, molto bello, che fa invidia ai coloranti che usano adesso all'interno dell'amaro. È vero che storicamente si aggiungeva insieme allo zucchero un po' di caramello bruciato per migliorare il colore, perché alcuni amari, tipicamente più di erbe che di radici, tendono un po' più sul verdino e quindi per renderlo un po' più colore appetibile si metteva, visto che si aggiungeva dello zucchero, si faceva caramellare e si dava il colore utilizzando lo zucchero caramellato. Oggi tutte queste lavorazioni, quindi questo amaro ha 12 kg di erbe aromatiche, ma di là un amaro che neanche 4, le erbe aromatiche costano, quindi sicuramente la produzione è molto più difficile. Le erbe aromatiche, quando mettete in infusione, assorbono dell'alcol e quindi c'è una forte perdita perché vanno torchiate, ma è difficile poi recuperare l'alcol che c'è all'interno. Quindi per tutti questi motivi di produzione oggi si preferisce, per rendere più economico il prodotto, e anche c'è un altro motivo, per rendere il gusto sempre uguale, perché su un amaro artigianale spesso e volentieri il gusto può cambiare, anche perché le botaniche, come nel vino, hanno le loro stagioni e quindi il loro profilo aromatico potrebbe essere leggermente differente da produzione a produzione o da anno a anno. Si può ovviare con un metodo solero, però comunque è sempre una cosa dispendiosa. Quindi un amaro d'erbe che sia fatto con i santi crismi, il nostro c'è dentro anche il miele, non può essere un prodotto che sia venduto a prezzi bassi. Quindi è un prodotto sicuramente premium che ha un costo di produzione quasi simile a un London Dry, anzi forse in alcuni casi, tipo il nostro con l'invecchiamento, il miele lo supera, ma comunque ha un costo di produzione alto e sicuramente è un prodotto che viene venduto sopra i 20 euro, quasi verso i 30. Ma parliamo di un prezzo base, potrebbe andare su. Il bitter invece, in questo caso, come veniva prodotto in passato? Il bitter era comunque un amaro, un macerato d'erbe, che veniva chiarificato per dargli il colore rosso, perché se voi provate a colorare un amaro che ha questo colore, quel bel rosso vino non vi verrà assolutamente. Quindi prima cosa dovevo fare? Dovevo distillarlo, farlo diventare trasparente e poi andarlo a colorare, un po' come si produce l'assenzio. Guardate il nostro video sull'assenzio per vedere come viene fatto. Quindi macerato d'erbe, che poi veniva distillato e successivamente veniva colorato. Quindi abbiamo lo stesso costo di produzione dell'amaro, ma in più abbiamo anche il costo della distillazione. E vediamo per quelli che sono i costi dei bitter oggi in commercio, sarebbe un prodotto come per la Chartreuse, che viene fatta ancora originariamente con metodo originale in questo modo, quindi macerato, distillato e poi colorato, anche con un altro grado alcolico, sarebbe un prodotto molto costoso, quindi un prodotto che andrebbe sui 40 euro proprio per tutta questa lavorazione importante. Certo, sarebbe un bitter super premium, assolutamente. Certo, il colore rosso, molti mi dicono, viene fatto con la cocciniglia. No ragazzi, le cocciniglie non li usano più da qualche centinaio d'anni, usano semplicemente un colorante artificiale che dà quel bel rosso rubino. La fantasia ancora della gente che si immagina le persone che spremono queste cocciniglie, che noi le conosciamo perché sono dei parassiti delle piante, per dare il colore rosso, no, perché comunque adesso sta entrando l'uso degli insetti nelle preparazioni, ma in passato non era permesso, quindi l'ASL ci avrebbe fatto una fondoschiena del genere. Quindi viene usato un colorante per dargli il colore rosso. Come abbiamo visto potrebbe essere anche non rosso, potrebbe essere, c'è alcuni bitter che sono stati fatti verdi, potrebbe essere blu, potrebbe essere giallo. Purtroppo di colorazioni naturali che siano
che non degradino, diciamo, quello luce a basso volume alcolico, perché normalmente i bitter sono intorno ai 25 volumi alcolici. Abbiamo solo il Butterfly Pea con il blu e abbiamo il nostro fantastico zafferano che ci ricorda l'amaro o comunque il liquore strega. Quindi abbiamo visto una grossa differenza di produzione in passato. Amaro infuso, bitter veniva distillato e poi colorato successivamente. Oggi naturalmente il bitter viene fatto come l'amaro perché costerebbe troppo, quindi viene messo aromatizzanti naturali all'interno dell'alcol, quindi probabilmente in fusione non si fanno più di erbe aromatiche proprio per non andarlo a chiarificare, distillare o fare una filtrazione molto pesante, che comunque anche quello è un costo, e poi viene colorato. Quindi i due metodi di produzione sono diventati lo stesso. Quindi se volete bere un bitter e un amaro anche per degustazione dopo pasto sono la stessa cosa, anzi forse il bitter per me ha una nota positiva in più perché io non amo le grosse quantità di zucchero all'interno dei prodotti, quindi o mi bevo un Petrus che non ne ha, oppure posso benissimo bermi dopo pasto un bitter che sì sarà più liquido perché non ha la cremosità data dallo zucchero, ma sicuramente sarà più appetibile alla mia bocca e non mi bloccherà magari la digestione perché sono prodotti normalmente senza o con pochissimo zucchero. Diciamo che il bitter può essere più versatile dell'amaro perché oggi, essendo praticamente quasi la stessa cosa, almeno il bitter ha tutta la sua parte di utilizzo in miscelazione e per questo noi abbiamo deciso di fare un vero amaro digestivo ma che sia il trade union fra un bitter e un amaro digestivo sì, ma con poco zucchero e quindi flessibile anche in miscelazione. Naturalmente il colore rosso, se volevamo averlo naturale, non possiamo assolutamente darglielo perché il nostro amaro ha il colore delle erbe aromatiche che è questo bel marrone ambra che è dato un po' dall'invecchiamento e dalle erbe aromatiche, dalle radici che sono messe all'interno. Quindi nel passato la grossa differenza fra amaro e bitter, oltre alla quantità di zucchero, era data dalla produzione intanto con le erbe aromatiche, ma tutte e due venivano prodotti così, ma il bitter veniva distillato, quindi probabilmente era un prodotto ancora più costoso dell'amaro, e poi veniva colorato per dargli quel colore bello, quindi sgargiante, che è diventato molto di moda all'interno dei nostri aperitivi. Quindi la spiegazione come sempre è stata lunga, se volete comunque sapete che in descrizione ci sono tutti i nostri corsi che facciamo, se volete acquistare il nostro amaro andate sul sito internet shejin.it. Noi qui vi aspettiamo sempre, stiamo facendo le serate estive per provare il nostro amaro bitter sui campi dell'azienda agricola Shea Moonshine e che posso dirvi, io intanto mi bevo il mio aperitivo delle 10 del mattino, più o meno, e dopo aver fatto questo, essermi dilungato in questa spiegazione della differenza sul metodo di produzione di amaro bitter, io vi saluto e vi auguro un buon amaro o anche un buon bitter dopo pasto come degustazione. Ciao!